Il verso 2 di Episode Ignis mi ha suscitato dei sentimenti contrastanti. Alcune scene mi hanno colpita molto, mentre altre mi hanno lasciato perplessa e non poco. Questo finale alternativo vuole fornire delle informazioni canoniche attraverso eventi non canonici, soprattutto confermando alcuni dati su Hardin e il suo passato fino ad oggi rimasti in dubbio. Inoltre, le ultime scene dell'Extraverse sono state pensate, informazione confermata durante l'ultimo Active Time Report dedicato al gioco, per soddisfare i fan che desideravano i finali multipli all'interno di Final Fantasy XV e che non avevano apprezzato il finale tragico della storia, al punto da arrivare al negazionismo. Finito l'Extraverse, la mia prima reazione è stata il disappunto. Pur sapendo che non si trattasse di eventi canonici, molte cose le ho trovate completamente in contrasto con le regole del mondo di Eos, e alcune di queste regole erano state ripetute con chiarezza proprio durante lo stesso Extraverse. Questo, dopo un fastidio iniziale, mi ha spinta a riflettere e infine a scrivere questo video. In questa timeline alternativa, Hardin prende con sé Ignis al posto di Prompto, con lo scopo di attirare Noctis a Gralea e costringerlo a compiere il suo destino. Ciò viene confermato da Hardin nel caso in cui il giocatore perda la battaglia finale. Nel caso di vittoria di Ignis, Hardin scompare, sconfitto, avvisandolo che sarebbe comunque tornato per compiere la sua vendetta. È molto importante evidenziare il comportamento emotivo e poco calcolatore di Ignis, che prima dello scontro dichiara senza esitare di non avere interesse nel destino del mondo e di essere disposto a morire per fermare Hardin e impedire il sacrificio di Noctis per la salvezza del pianeta. This world means nothing to me. Do with it as you wish. How did you get your hands on that? But I refuse to let Noct sacrifice his life to save ours. I won't let you take him away. Even if it costs my own life to save him. Inutile dire che la sconfitta di Hardin è solo temporanea, infatti in 10 anni il mondo viene comunque inghiottito dall'oscurità e vediamo il cancelliere riapparire durante i titoli di coda nella sala del trono, più sorridente che mai. Il sacrificio di Ignis mi è sembrato ben realizzato, commovente e inutile, proprio come nella timeline canonica. Non è servito a fermare Hardin, ma ha comunque dimostrato il coraggio del giovane uomo e la sua determinazione nel proteggere il principe. L'amicizia è un elemento fondamentale nell'Alternate Verse, persino più che nel gioco base. Ignis sacrificherebbe il mondo intero, non solo la sua vita per Noctis, così come Noctis mette da parte ogni paura, alcune anche assai fondate, e non ha la minima esitazione nell'indossare l'anello quando vede il suo amico sul punto di morire. Infine, la frase finale di Noctis sulle scale della cittadella mostra il suo desiderio di compiere la sua missione insieme ai suoi amici fino alla fine e non come nel finale canonico, dove augura loro di camminare a testa alta, consapevole che lui di lì a poco sarebbe morto e non sarebbe più stato con loro. Today, we walk tall together. Prompto. Gladio. Ignis. I leave it to you. Walk tall, my friends. Non è lo scopo di questo video, per cui accennerò rapidamente a come non sia errata, ma molto insicura la gestione degli eventi di questa timeline alternativa. L'arrivo di Ignis e Hardin a Zegnautus non fa intendere quanto tempo sia passato, ma i titoli di coda dimostrano che Tenebrae non è stata distrutta e il palazzo fenestale è ancora integro. Non sappiamo il destino di Gralea e del resto dell'impero. La presenza dei demoni dentro Zegnautus fa pensare che qualcosa di brutto sia successo, ma non c'è dato sapere altro. Noctis, Gladio e Prompto raggiungono Zegnautus grazie a Revus, quasi sicuramente in aeronave visto come arrivano in breve tempo. Manca quindi l'intera sezione del viaggio in treno e di Gorovas Rift e Shiva. Personalmente penso che per stipulare il patto con la divinità, Noctis si sarebbe dovuto trovare nei pressi del suo cadavere e per questo motivo nel gioco principale Gentiana ferma il treno esattamente in quel punto, mettendo a rischio la vita di tutti. Non aveva scelta. Comunque non ci sono conferme su questa teoria e quindi forse la vicinanza al corpo fisico del Siderio non è indispensabile, anche se è un elemento costante degli altri patti.
In ogni caso non sappiamo come e quando Noctis abbia il tempo di fare il patto con Shiva prima di raggiungere il cristallo, se non appunto durante il viaggio in aeronave verso Gralea, viaggio durante il quale probabilmente ha anche impiegato tempo per riprendere i sensi, visto che fino alla fine degli eventi di Altissia lui è ancora svenuto e sappiamo come nella storia canonica impieghi molto tempo a recuperare le forze. Manca quasi sicuramente la sconfitta di Ifrit e quindi il patto coattivo con questa divinità. Nel finale non canonico i Chocobros sembrano tranquilli e riposati e Noctis non ha i vestiti bruciati, per cui è probabile che Ifrit non si sia affatto manifestato. Credo che per la sconfitta dell'oscurità il prescelto debba per forza superare tutte le prove dei 6, ma questo non è dimostrato e non viene nemmeno accennato dalla voce misteriosa dell'Extraverse, per cui possiamo soprassedere anche a questo elemento. Un'altra stranezza è che Revus consegna l'ultima arma regale a Noctis solo dopo i 10 anni, dopo che Noctis ha vissuto la riflessione dentro il cristallo. The glaive of kings, the stone of legend, and the ring of light in hand, the chosen's power will surpass that of even the gods themselves. La voce misteriosa dice che per sconfiggere la piaga servono il cristallo, l'anello e le armi dei re, ma non crea interdipendenza fra i 3 poteri. Trovo anche strano che Ardyn non abbia ucciso Revus in quei 10 anni per portare a termine la sua vendetta contro la famiglia dell'oracolo, ma anche in questo caso abbiamo qualche indizio e nessuna certezza sulle vere intenzioni del cancelliere. Il gameplay non obbliga il giocatore a raccogliere tutte le 13 armi, ma a livello narrativo ho sempre dato per scontato che Noctis entri nella riflessione con tutte le armi in suo possesso. E anche per questo motivo Ardyn lascia la spada del padre a Revus durante il capitolo 13. Vuole essere sicuro che Noctis abbia tutte le armi prima di entrare nel cristallo. Ma anche in questo caso non ci sono prove concrete e quindi ok, che Noctis ottenga la spada del padre solo dopo 10 anni non è qualcosa che mi è piaciuto, ma non è per forza un'incoerenza, anche se Revus avrebbe potuto dargliela senza problemi anche 10 anni prima, durante il viaggio verso Zegnautus. Infine, la cosa che più di tutto mi ha fatto storcere il naso. Molti utenti hanno commentato il mio gameplay sul finale non canonico dicendo che secondo loro la scena finale è un sogno pre-morte di Ignis o che comunque sia simile al finale canonico e che quindi sia Ignis che Noctis sono morti. Io non sono d'accordo, ho analizzato la scena e non è presente nessun elemento che porti a pensare che quello che viene mostrato è una realtà onirica o con elementi sovrannaturali. Nel filmato finale di Final Fantasy XV non solo Luna e Noctis appaiono sul trono all'improvviso e senza un suono, ma l'intera sala è piena di quei petali cristalli in sospensione nell'aria, che appaiono in presenza di forte magia o quando Luna, ormai morta, si manifesta a Noctis sul treno. Tutto in quella scena fa intuire che non si tratti della realtà o che comunque almeno i protagonisti non siano fisicamente presenti nella sala. Il finale dell'alternate ending è completamente diverso. La sala ha la stessa luminosità del filmato in CG iniziale, penombra ovunque tranne che per i 2 finestroni ai lati del trono. Si sentono con chiarezza il suono e la pesantezza della porta aperta e dei passi di Ignis. Tutto sembra molto concreto. Lo stesso Ignis ha ancora le cicatrici in volto, cosa che non mi aspetterei da uno spirito finalmente in pace. Tra l'altro, pensare che in questo finale muoiano anche i Chocobros renderebbe tutto persino più triste che nel finale canonico, dato che Tabata ha confermato durante l'evento coi fan a Colonia che gli amici del prescelto sono vivi e vegeti. Visto quindi che, a differenza del finale canonico, nel finale alternativo non è presente alcun indizio o elemento che porti a pensare a una dimensione spirituale, o magica, o onirica, la logica conclusione è che Noctis e i suoi amici siano sopravvissuti, come è sopravvissuto Revus, e che i danni che ha causato Ardyn al mondo siano di molto inferiori a quelli della timeline canonica. Un happy ending, dunque, pensato dagli sviluppatori per regalare un sorriso ai giocatori che, anche se consapevoli come nulla di tutto questo sia canonico, hanno comunque la possibilità di vedere felici i loro beniamini almeno una volta. Felicità è la parola chiave di questo video. Nell'intervista, Tabata ha confermato la sopravvivenza dei Chocobros nella timeline canonica, ma ha anche affermato che loro sono un party di 4 e uno di loro non è più lì, perciò è difficile dire che siano felici. Il finale canonico di Final Fantasy XV è un lieto fine relativo. Il mondo è salvo e l'oscurità è stata sconfitta,
ma tantissime persone sono morte e i sopravvissuti vanno avanti, ma con un peso nel cuore. Quindi un lieto fine per il mondo di Eos, ma non per i protagonisti. Personalmente credo che l'alternate ending inverta questo concetto. A power greater than even that of the Six, purifying all by the light of the crystal and the glaives of rulers past. By the power of the light alone is the chosen king made manifest. With the glaive of kings, the stone of legend, and the ring of light in hand, the chosen's power will surpass that of even the gods themselves. Only at the throne can the chosen receive it, and only at the cost of a life, his own. The stone, chrysalis to the soul of our star, cradle to the king, destined to serve as vessel of its light. The King of Kings shall be granted the power to banish the darkness, but the blood price must be paid. To cast out the usurper and usher in dawn's light will cost the life of the chosen. Gods and men alike awaited the coming of the chosen as they fought to fend off darkness' blight. For he and he alone would possess the power to purge our star of its scourge. La visione che Prina concede a Ignis e le parole della voce misteriosa battono con forza sul ruolo del prescelto e sul suo necessario, insostituibile sacrificio per la salvezza del mondo. Non a caso nel finale canonico Ignis ha un attimo di esitazione, proprio perché ha paura di perdere per sempre la persona che più ama. Questa cosa viene ulteriormente estremizzata nell'Alternate Verse, dove, come ho già detto, Ignis dichiara esplicitamente di fregarsene del destino del mondo. Lui vuole solo che Noctis non debba morire, ed è questo il motivo per cui affronta Ardyn in quello che è un assalto suicida e dovuto alla disperazione. L'unico modo per sconfiggerlo è attingere al massimo potere offerto dai re di Lucis, finendole inevitabilmente consumati. Noctis arriva giusto in tempo per salvare l'amico, chiedendo al cristallo di guarirlo. La voce misteriosa ha chiaramente distinto il potere dei re da quello del cristallo poco prima, quindi non ho trovato incoerente che il cristallo possa effettivamente guarire Ignis. È molto toccante, ma ha poco senso che Noctis si diriga poi verso il cristallo come se sapesse perfettamente cosa fare, ma a meno che Ardyn non gli abbia lasciato un post-it sull'anello dei re, penso che questa sua azione sia giustificabile solo con una scena bella da vedere, con una bella soundtrack e null'altro. Il vero focus di questo video è però il finale dopo i titoli di coda. Come è possibile che Noctis e Ignis, e probabilmente anche gli altri due amici, sono ancora vivi, con le loro cicatrici, ma vivi? Non ripeterò mai abbastanza che anche in questa timeline alternativa la voce misteriosa dica a Ignis che il sacrificio del prescelto sia l'unica maniera per purificare Eos dalla piaga. Ma allora cosa è successo? Si tratta solo di un what if non canonico, non pensato per essere coerente ma solo per commuovere? Inizialmente la pensavo così. Poi ho ricordato una frase detta da Ardyn poco dopo la sua sconfitta contro Noctis e la mia opinione è cambiata. Now it is over, Majesty. What will you do? Banish the demons and bring peace? Erase me from history once more? Ardyn domanda stancamente, ma con tono quasi ironico, cosa farà Noctis dopo averlo sconfitto. Bandirà l'oscurità e lo cancellerà dalla storia ancora una volta? Ed è proprio quel ancora una volta ad avermi fatto riflettere. Senza discutere troppo sul come e sul perché, sappiamo che Ardyn si è ritrovato ad essere l'oscurità delle leggende. Blessed was the man born for the throne, yet he, so impure of heart, was denied by the stone and cast into ignominy. Nato per il trono, le sue azioni lo hanno reso impuro e quindi il fratello lo ha marchiato come mostro, sconfitto ed esiliato per ere. You think 10 years is a long time? It is nothing to me. I have lived in darkness for ages. Il fratello di Ardyn non era il prescelto, eppure è riuscito a sconfiggerlo e bandirlo per circa 2000 anni, finché lui è riuscito a liberarsi e tornare lentamente a consumare il mondo assetato di vendetta.
La risposta di Noctis alla domanda di Hardin è semplice. Lo rassicura e gli promette che questa volta potrà riposare in pace. This time, you can rest in peace. Close your eyes. Forevermore. È quindi chiaro che il fratello di Hardin non abbia compiuto il destino del prescelto, forse perché non ha voluto, forse perché non poteva, in quanto non scelto dal cristallo. In ogni caso, la prima volta Hardin è stato sconfitto ed esiliato, ma non distrutto. Per questo motivo Noctis promette a Hardin che il suo eterno riposo arriverà, che la sua insonnia avrà fine e che quindi lui accetterà il suo destino di prescelto e sacrificherà ogni cosa per gli altri, come gli altri hanno sacrificato ogni cosa per lui. Many sacrificed all for the king, so must the king sacrifice himself for all. Now enter into reflection, let the light of providence shine within. Noctis quindi assicura a Hardin che avrà il coraggio di compiere il suo dovere fino in fondo e porre fine alla piaga delle stelle e all'eterna sofferenza di Hardin stesso. Ma chi ci dice che tutto questo sia accaduto nell'Alternate Verse? In questa timeline Noctis sembra molto più legato ai suoi amici e persino Ignis, il più razionale, maturo e calcolatore di tutti, dice di non avere interesse nella salvezza del mondo. E se questo Alternate Verse fosse alternativo anche nella scelta fatta da Noctis? E se Noctis avesse scelto di non sacrificare se stesso e la sua amicizia per la provvidenza, per un generico bene del mondo? E se Hardin fosse stato semplicemente sconfitto e bandito una seconda volta, destinato quindi a tornare ancora in un futuro indefinito? E se l'Alternate Verse fosse il lieto fine dei protagonisti, ma non del mondo di Eos e men che meno di Hardin? Se quindi dietro un apparente happy ending si nascondesse una realtà più cinica e triste? Questo spiegherebbe senza problemi la scomparsa dell'oscurità e la contemporanea sopravvivenza di tutti, soprattutto di Noctis. Non possiamo sapere se la decisione di Noctis sia stata fatta in buona o malafede, se si sia reso conto di ciò che ha fatto, o meglio, non ha fatto. Magari non gli importa, come non importava a Ignis della salvezza del mondo. Magari non ha avuto il coraggio, o forse è stato ottimista e ha creduto che questa volta l'esilio di Hardin sarebbe stato definitivo. Sinceramente non trovo altra spiegazione a questi eventi non canonici che sia anche rispettosa delle regole del mondo canonico e che quindi non sia stata pensata senza troppo sforzo e solo per commuovere i giocatori. Dopotutto, se né Noctis né i suoi amici si sono preoccupati del futuro di Eos, perché dovremmo farlo noi? Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo